Buongiorno a tutti, è mercoledì 27 settembre del 2023, è giorno partita perché oggi il Milan torna in campo a Cagliari 18:30 in quella della Sardegna Arena per la sua sesta giornata di Serie A. Enrico Bogliani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Match day oggi, match day con un po' di turnover, match day con la novità di Yacine Adli, forse, probabilmente, chi lo sa. Sì, che c'è Yassine Adli, tra poco ne parliamo Però, anche di... Dimmi. però, Adli o Sì, non Adli, nuovo attacco, certo. vecchio attacco, turnover, non turnover, il like va messo sempre. Quindi mettete like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, lasciateci un commento. Oggi guarda cosa vi dico, stamattina ricordatevi di seguirci su tutte le altre piattaforme, compresa la piattaforma di TikTok, perché siamo anche lì, @Radio Rossonera. Che TikTok è importante, seguiteci anche su TikTok. Fai riferimenti... Ogni riferimento a Ma in fatti, realtà, cose e persone è in puramente casuale. realtà 20 secondi si possono anche dire, sta succedendo, probabilmente si è aperto un piccolo grande caso a Napoli con Osimhen, ieri il procuratore ha detto palesemente che le cose così non vanno, riferendosi a un video su TikTok, a questo punto credo che si riferisca a quello del calcio di rigore, non tanto a quello della noce di cocco. Ma quello del calcio di rigore sbagliato, quasi quasi sembra che il Napoli stesso stia un po' a perculare Osimhen. Però oggi ha cancellato quasi tutte le foto con la maglia del Napoli, cosa che ci riguarda da vicino, no, di striscio sì, perché comunque è una rivale della stagione, dello scudetto, del posto Champions, eccetera, quindi Poi se va bene. Victor Osimhen decidesse a una certa di voler giocare col suo amico di nazionale Chukwueze, a me schifo non fa, anzi, è un tridente Chukwueze o Pulisic, Osimhen, Leao, No, bello sarebbe non c'è vedere. stasera a Cagliari Osimhen, non c'è Direi di no. stasera. Ma c'è Yassine Adli, che Gazzetta ci ha copiato spudoratamente il titolo di ieri del talk. Dopo 346 giorni gioca il pianista o il violinista o chiamatelo come vi pare. Nessuno come lui ha voluto il Milan e direi che su questo non c'è niente da dire. Insomma, sulla sua volontà, la sua tenacia, chiamatela come volete, di Pazienza e perseveranza. eh, l'ha detto lui e quindi mi sembra anche corretto dire ciò. Oggi va in campo, fa il titolare davanti alla difesa e vediamo come va. Io l'unica cosa che vi chiedo, poi torniamo, una sola, una. Non prendiamoci in giro nel caso dicendo ha giocato al momento giusto. Almeno stavolta, ragazzi, almeno stavolta. No, vi prego, vi prego. Cioè, già con Ciao siamo arrivati troppo tirato per i capelli. Con Adli, no, almeno quello. Torno di là. Beh, A Cagliari, formazione inedita, il francese dal primo minuto come Okafor, Leao, Giroud in panca, Maignan invece a Milano. A Milano è rimasta anche, tra l'altro, Luka Jovic che deve recuperare un po' di condizione, l'abbiamo visto non particolarmente brillante ancora e quindi è rimasto a Milano per lavorare, così come appunto Mike Maignan che aspettiamo a questo punto direi per la doppia sfida Lazio-Borussia delle prossime due. credo di sì. Addio. Credo di sì, ci sta che anche Jovic comunque, anche se mi sembra strano che non avendo avuto problemi fisici non sia partito con la squadra, cioè questa cosa qui non l'ho troppo capita, ecco. Starà Magari come dici caricando. tu, eh? Magari avrà un po' caricato nei primi 2 giorni della settimana e se giochi con il carico di lavoro diventa No, esatto, rischioso e quindi meglio esatto. fargliela smaltire a Milano. Quindi ci sta anche che dai un turno di riposo a Leo Giroud, vista la tripletta che ci aspetta da sabato, dove credo che forse magari non col Genoa, poi dipende anche come si mettono le altre partite, però Mh. Leao e Giroud saranno protagonisti sia con la Lazio che a Dortmund e quindi ci sta che
a Cagliari contro questo Cagliari tu faccia il turnover, cioè se non lo fai in queste sfide qua Non la perde fai più. ogni tipo di senso la parola turnover, cioè diventa una squadra che ha i suoi titolari, punto, e non può fare affidamento sugli altri. Quindi l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, giusto provare qualcosa di nuovo, anche e soprattutto davanti, ti direi, con Ciukwueze che gioca la prima dal primo minuto in Serie A, con Pulisic che gioca nella sua fascia di appartenenza, con Okafor che gioca dal primo minuto, e lui neanche in Champions aveva giocato dal primo minuto, quindi per lui è proprio un esordio da titolare assoluto, ti direi, così come, tolta la parentesi di Verona-Milan dello scorso anno e tolta la parentesi precampionato nel momento del suo arrivo, è il momento anche di Yassin Adli. Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, ne abbiamo parlato tanto soprattutto ieri quando è arrivata la probabile formazione di oggi del Milan. Tanto Pioli l'ha detto dall'inizio dell'anno, sto provando Adli in quella posizione, Adli avrà le sue occasioni, Adli è stato come vice Krunic, se non gioca Cagliari-Milan contro questo Cagliari, con tutto il bene che possiamo volere e il rispetto che possiamo avere per la squadra sarda, però è inevitabile che se vuoi provarlo, che se devi provarlo, devi farlo in questa partita qua e non sabato con la Lazio a San Siro magari, e tantomeno contro il Borussia Dortmund, ecco. Quindi vediamo, io sono molto curioso onestamente, perché dietro sono titolari alla fine, perché se Florenzi sta bene non ha nulla da invidiare a Calabria, anzi a centrocampo le due mezzali sono le mezzali titolari, Pulisic con titolare, Ciukwueze alla fine, adesso vediamo chi sarà il titolare tra Pulisic e Ciukwueze, è ovvio, mancano Leao e Giroud, però davanti è comunque Okafor, Ciukwueze e Pulisic, la squadra più o meno è la titolare, quindi è anche un giocatore che non è che come l'anno scorso per altri giocatori entra in campo con 10 riserve, no? Che abbiamo visto in 2 o 3 occasioni che il turnover era pieno, completo, e quindi giocavi con proprio i 10 panchinari. Qui Adli, ma ti direi anche Okafor e Ciukwueze stesso hanno la possibilità di giocare coi titolari, e questa è sicuramente una cosa buona per vedere cosa possono darti magari in rotazioni non piene, come dicevo adesso, ma un po' incastrate. Ma infatti il discorso di fare questo tipo di turnover, a parte l'attacco che cambia praticamente tutto, alla fine Pulisic a sinistra, trasloca da una fascia all'altra, Okafor in mezzo e Ciukwueze a destra, è completamente diverso da quello dell'ultima gara, però in realtà dietro di loro il guscio, diciamo così, l'involucro del Milan è rimasto lo stesso. Alla fine non è cambiato niente. Lo stesso Adli è praticamente circondato dai 4 titolari del Milan, cioè Reinders, Tomori, Ciao e Loftus-Cheek. Quindi comunque si ritroverà alle spalle coperte dei centrali titolari e la parte esterna del campo dai 2 titolari. Quindi insomma, ci sono i presupposti per fare una buona gara. Di contro il Cagliari, dall'altra parte, leggendo la formazione, proverà a prendere Mattone, Calce e Cazzuola, credo, e a tirare su un paio di muri, perché tra la linea difensiva, quindi con Aubert, Dossena, Vietesca e Zappa, che non so se vedranno mai la linea di metacampo, con Augello a sinistra, che è un terzino e gioca alto a sinistra in realtà, con Nandez a destra, che tutto non è, ma sicuramente non è un esterno offensivo, ma con Bue sulle mani in mezzo che hanno fisicità. Davanti poi lascia 2 punte, una per appoggiarsi sulla palla lunga e una per andare profondo. Sarà una partita che se sblocchi magari riesci ad andare in una certa direzione, se non riesci a sbloccare farai fatica. Io non mi immagino il Milan che possa avere, che so, che si spacchi 5 contro 5, perché tanto il Cagliari non si spacca e quindi rimarrà compatto basso. Mi Cagliari non aspetto, ti verrà, non penso che ti venga nemmeno a pressare troppo, no, magari sì, farà una linea leggera con Luvumbo che si muove tanto, con Petagna davanti, però non farà per me salire Augello Hernandez in inizia la prima pressione. parte della pressione sulla linea di metacampo, non va troppo oltre.
Esatto, non farà salire Augello e Nandez, non alzerà magari uno tra Sulemana e Makumbu, cioè si piazzeranno dietro. Una volta si diceva 4-4-2 catenaccio all'italiana, contro questo Milan sei quasi obbligato a farlo se hai queste caratteristiche, perché altrimenti perdi la partita se vai di pressione di uno contro uno. Quindi bisogna sfruttare la qualità che hai davanti, perché devi sbloccare la partita così. Io non escludo, ti dirò, e in questo senso sia Dlì, sia Chukwueze, sia Pulisic, sia Loftus-Cheek, sia Reinders possono fare la loro, un tiro da fuori. Ti faccio un esempio: nella partita che vinciamo sempre a Cagliari 1-0, l'ha risolta ai tempi, credo l'anno dello scudetto se non sbaglio, o l'anno scorso, non mi ricordo, Isma Bennacer. L'anno scorso. L'anno scorso, con No, una 2 anni fa, perché l'anno 2 scorso il anni Cagliari fa. era in Serie B direttore. 2 anni fa. Volley di sinistra, sì. Con quella volley di sinistro sulla sponda di Giroud. Io mi aspetto che ci possa essere anche una situazione del genere, perché il Cagliari, molto chiuso dietro, magari ti lascia anche un pochino più la palla in tre quarti, e non avendo un attacco pesante a sto giro, perché i centimetri di Leo Giroud li perdi, forse puoi anche pensare di fare qualcosina in più da fuori. Ora ti dirò, adesso poi magari andrà incontro a una partita non positiva, eccetera, però lo Yassin Adli di oggi gioca anche in una situazione che probabilmente lo favorirà, dove il ritmo non sarà altissimo, dove non ci sarà tutto questo campo da coprire, dove si giocherà quasi a una metà campo a ritmo basso con una squadra chiusa, e quindi avere un giocatore di palleggio e non di inserimento, corsa, eccetera, ti aiuta sicuramente di più. Sì. Quindi ti dovrebbe aiutare ad lì. Mi aspetto Tijani Renders, per favore, non sulla linea di Okafor, ma vicino ad lì, magari, cosa che sarebbe buona e giusta. Magari possiamo andare Loftus nel caso a fare un pochino più di guerra, visto che è un po' più di fisico. Non ci dobbiamo incarognire in mezzo, quindi gli esterni tenderei non troppo a portarli dentro oggi, perché sennò già No, abbiamo lì. devi puntare ad allargare il campo, secondo me, il più possibile. Lo stesso Ciukwese comunque è un esterno che gioca a destra ma mancino, quindi giocherà largo sì, ma per caratteristiche viene dentro il campo col sinistro. Pulisic uguale, gioca a sinistra ma piede destro. Bisogna dare anche molta ampiezza al campo, se riusciamo a farlo, se no il rischio è di ritrovarsi a giocare in un corridoio che poi ti viene Sì, sì, semplicemente no, ma è vero, perché cioè, non dico che devi avere i piedi sulla linea, ma quasi, perché il campo poi non è grande, quello no. della, oddio, l'ho detto ieri, Unipol Domus di Cagliari, non è grandissimo, quindi devi puntare ad allargarlo e magari infilare tra i terzini centrali o Reinders o Loftus-Cheek. Quella può essere una chiave, perché soprattutto Loftus-Cheek col Torino l'ha fatto più volte, le caratteristiche per fare quella cosa lì le ha, e quindi puoi puntare a far questo. Se stringi troppo loro si addensano in area e poi è difficile far gol per le caratteristiche che abbiamo. Vi ricordo che è già uscito il prepartita, quindi sembra strano dirsi, ma siccome non è un vero e proprio prepartita, ma un match preview della gara, lo trovate nel video prima di questo, ovvero quello che è uscito alle 7 del mattino con l'intervista a un collega di Calcio Castello che ci racconta un po' il Cagliari, c'è l'analisi tattica, c'è uno Stefano Pioli inedito all'interno, ci sono le prove, le formazioni, i dati, insomma c'è un po' di tutto nel match preview, Io andatevelo a comunque, recuperare. per chi l'avesse già visto, vi avevo avvisato di abbassare il volume quando la persona a cui iniziava con le probabili formazioni vi avevo avvertito. Poi se vi siete comunque rotti i timpani, io vi avevo avvertito. Poi in realtà andiamo avanti come al solito, quindi con le 11 chiama Milan, alle 13 il talk, scusate, alle 13 Lancia, alle 16 il talk, che è praticamente quasi come se fosse una sorta di prepartita, visto che alle 18:30 inizia la gara e la live reaction della gara di Cagliari-Milan. Dopodiché, un paio di ore dopo, 20:30 circa, il post. In tutto ciò, state allerta,
questione stadio oggi si infiammerà un pochino. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, like, commento, condivisione, iscrizione, campanella, seguiteci su tutti i social, @ Rossonera sia su TikTok che su Instagram, che su Twitter, che su Facebook, ovunque, quindi seguiteci e vi aspettiamo a un prossimo video. Ciao a tutti.